Ciao a tutti, benvenuti e ben ritrovati a Vi svelo un mistero, la rubrica di UFO News GL del mercoledì pomeriggio, anche se a volte va in onda la sera e naturalmente questo accade più che altro quando magari c'è qualche ospite. A tal fine, prima di entrare direttamente nell'argomento di oggi, naturalmente un affettuoso e caloroso benvenuto a tutti coloro che si sono già collegati e a tutti coloro che vedranno in differita la live e naturalmente a tutti coloro che sono interessati al fenomeno degli UFO, agli avvistamenti. Oggi ne vedremo qualcuno in più rispetto a 30, un po' da tutto il mondo negli ultimi giorni. Avete visto la nuova sigla che anche questa rubrica del mercoledì, che è nata per ultima, ancora non aveva. Diciamo che è un parto di oggi e spero sia di vostro gradimento. Ovviamente siamo qui per parlare di un argomento appunto ufologico, ma lo faremo oggi principalmente attraverso le immagini. Prima di cominciare quindi con il vedere questi avvistamenti e cercare di comprendere quella che è la situazione globale, quella che è la situazione attuale, con avvistamenti costantemente ancora in aumento, con segnalazioni costanti e una presenza assidua non solo nel territorio degli Stati Uniti, anche se la stragrande maggioranza degli avvistamenti segnalati, non dimentichiamo che c'è sempre una differenza tra quelli che vengono segnalati e divulgati ufficialmente da enti che se ne occupano statunitensi, e da quella che quindi è una percezione più che altro, e da quello che è il fenomeno reale a livello globale, che magari in molti paesi non ci sono tantissimi telefonini, tantissime macchine fotografiche, in altri paesi dove questi ci sono, come per esempio in Europa, in Giappone, in Sud Corea, in Cina, eccetera, però magari non vengono fatte le segnalazioni ai siti americani, quindi non appaiono da loro, non vengono a entrare nella casistica tra le altre cose mondiali di questo momento, ma non per questo significa che non ce ne sono o che siano localizzati esclusivamente negli Stati Uniti, come di fatto accade effettivamente più spesso che in altri luoghi, ma non appunto in esclusiva, e come spesso viene interpretata anche da molte persone. Fino a oggi, per esempio, qui sul canale ho dato un paio di risposte a qualcuno che magari continua a pensare che sia un fenomeno prettamente americano e che, nonostante la miriade di avvistamenti che abbiamo trattato, di video che abbiamo visto nell'arco del tempo in questi ultimi mesi, soprattutto da quando è cominciata questa ondata di avvistamenti, in realtà non hanno riguardato solo gli Stati Uniti, seppur quelli ufficialmente comunicati, quelli ufficialmente diffusi, in realtà sarebbero circa la metà, forse anche di più, proprio riguardanti una parte, neanche tutti gli Stati Uniti. Quindi la prima cosa che dobbiamo comprendere è questa. Naturalmente oggi andiamo dritti agli avvistamenti UFO, quindi condivido un attimo lo schermo e vi mostro sostanzialmente appunto quelli che sono gli avvistamenti che vedremo oggi. La prima cosa che voglio fare è ringraziare l'utente TikTok Mamel, che è anche un utente qui del canale, che segue assiduamente le nostre live e che ieri è stata presente qui, che mi ha concesso di utilizzare alcuni dei suoi stralci di video registrati direttamente dalle spiagge, quindi non dalle spiagge direttamente, dalle webcam che registrano assiduamente gli oggetti volanti non identificati che spuntano dal mare antistante al New Jersey. Appunto la zona da dove storicamente in questi mesi sono arrivati più che da ogni altra e che continuano ad arrivare tra l'altro in quantità industriale.
Già nelle live di qualche giorno fa abbiamo visto uno spezzone di questi abbastanza lungo, dove si vedevano tanti oggetti in movimento, alcuni dei quali arrivavano a raffica dall'alto verso il basso ed entravano in mare. Stiamo lavorando per poter fare, se ci riusciamo, con appunto Mamel, una live all'insegna proprio dell'osservazione, ovviamente registrata. Andare in live non avrebbe senso perché potrebbe non esserci un avvistamento nel momento della live e fare 2 ore di streaming senza vedere assolutamente nulla. Quindi utilizzeremo eventualmente una registrazione fatta da lei che dura circa 1 ora e mezza come sfondo per la live, per andare a vedere come in quell'ora e mezza effettivamente ci sono tantissimi avvistamenti. Alcuni potrebbero essere spiegabili con droni, con aerei persino di linea, ma la maggior parte invece dei fenomeni no. E tra questi ce ne sarebbero anche alcuni particolarmente interessanti, particolarmente diciamo importanti da un certo punto di vista. Ne vedremo un pezzettino tra i video che lei mette su TikTok, proprio tra qualche istante, che riguarda quello che potrebbe essere effettivamente il momento in cui uno di questi oggetti particolarmente luminoso sta penetrando nell'acqua del mare in piena notte e viene ripreso appunto dalle webcam. Farò una breve carrellata di questi brevi video tra qualche istante per poi andare a vedere tutte le serie di avvistamenti appunto in giro per il mondo. Non vi voglio tediare ancora con le parole, quindi vi mostro appunto questi video senza audio. Chiedo a Bruno se può, appena faccio partire i video, di mettere la musica di sottofondo. E Bruno, se poi a ogni fine di video chiuderlo, mi fai un favore, che io non la sento. Allora, scusatemi, ma c'è un problema per cui io ho la necessità di levare e mettere la musica. Grazie Bruno. E naturalmente quello che abbiamo visto è proprio lo spezzone che vi stavo dicendo. Infatti siamo sulle spiagge del New Jersey, quella che luce strana che vedete più o meno sulla parte centrale a sinistra, nella parte appunto del mare, dell'acqua, non più della sabbia e della spiaggia. Vediamo se riesco a farmi fermare, che sembra quasi, vedete che come una fontana di luce, è l'oggetto che si è appena posato nell'acqua. Ve lo sto scorrendo lentamente a mano, con la sua luce che sembra incandescenza, e questa incandescenza sembra far evaporare o bollire l'acqua, formando questa sorta di fontana di acqua illuminata. Ora non riusciamo naturalmente a distinguere la forma dell'oggetto, però di fatto è un oggetto abbastanza solido. La teoria sarebbe quella che l'oggetto sarebbe circondato da plasma e questo plasma farebbe ribollire l'acqua e non si spegnerebbe nell'acqua. Un'anomalia naturalmente che nella scorsa live ho spiegato, ma comunque interessante. Andiamo a vedere un secondo video.
Allora, ovviamente quello che abbiamo appena visto è un video che è stato praticamente registrato da una webcam sottomarina e naturalmente quello che stiamo osservando in realtà è un oggetto transmedium, cioè un oggetto sottomarino non identificato, il classico uso. Ora è chiaro che questo video è stato manipolato perché c'è la freccia e via discorrendo, quindi non siamo riusciti a recuperare quello originale. Sinceramente non so neanche qual è l'origine del video, ma approfondirò la cosa perché se è vero questo è un video davvero interessante dove viene a vedersi un oggetto in immersione sferico che si muove lentamente nell'acqua mentre sembra che gli animali acquatici, quindi i pesci, eccetera, in qualche modo si mantengano lontani. Inoltre, sembra che soltanto quelli piccolissimi e velocissimi ci vadano vicino, come se dovessero scansare. Non si sente il mio verbale, Bruno? Allora, scusate un attimo perché devo capire. Allora, la traccia audio è l'ultima dell'elenco. Ok, quindi mi si sente a posto, no? Perché mi era venuto il dubbio che non sentissi a me. Andiamo ad un altro video, grazie Bruno. Allora, qui abbiamo un altro video del New Jersey. Brevi, ma comunque esplicativi. Ciò che abbiamo visto sono delle luci che nella notte vengono riprese dalle webcam e si muovono in diverse direzioni. Allora, ci sono tre tipi di luci. Intanto saluto anche Mamel che è presente e saluto, ok, poi se mi fai la cortesia mi scrivi il dato perché io non ho avuto tempo di fare minimamente ricerche e il dato me lo scrivi su Telegram così vado a fare delle verifiche e accertamenti. Nel frattempo saluto a tutti coloro che si sono già collegati e coloro che sono entrati da poco, anche a salvo di UFO Alien Channel che vedo in chat. Dicevo, ci sono tre categorie di luci. Difficile distinguerle se non per determinati particolari, e sono i plasmoidi, i droni e i normali aerei di linea che arrivano in qualche modo, probabilmente in alcuni momenti, proprio su quella traiettoria frontale si spostano verso i lati. Ma c'è una distinzione importante da fare proprio riguardo a questi ultimi, perché nei video vediamo che, lo vedremo, questi oggetti vanno in entrambe le direzioni, invece gli aerei vanno in un'unica direzione, quella dell'aeroporto, che noi nelle riprese vediamo alla nostra sinistra, ricordandoci naturalmente che l'immagine è posta al contrario e quindi in realtà gli oggetti si muovono in maniera diversa. L'importante è comprendere che quelli che vanno solo in una direzione sono aerei. Inoltre la luminosità del tipico faro di aereo è quella che naturalmente man mano l'aereo si va spostando e l'aereo va girando, la luminosità sparisce quasi rapidamente fino a sparire del tutto, perché appunto il faro non lo riusciamo a vedere più. Mentre negli oggetti plasmoidi questo non avviene, perché essendo che brillano di propria luce a 360 gradi, anche se questi si roteano, si spostano, avanzano, eccetera, la luce continuiamo naturalmente a percepirla. Andiamo a vedere un altro video.
Questo è brevissimo. Allora, qui possiamo vedere, intanto grazie Bruno per il sostegno al canale, e possiamo vedere in questo video, anzi nei due video che abbiamo appena visto, abbiamo visto dei plasmoidi. Grazie Franco per il sostegno al canale. Mentre nell'ultimo abbiamo visto anche dei droni. In effetti la differenza era palese. Il drone si muoveva più rapidamente, lampeggiante, con una luminosità molto più discreta. Gli oggetti invece che possiamo definire plasmoidi erano statici o quasi, il movimento era leggero, erano molto ma molto più luminosi, la luminosità si rifletteva praticamente come quella della luna sul mare. Ora, a scanso di equivoci, che magari ci può essere qualcuno che pensa che una di quelle luci, la più luminosa, possa essere la luna, non è così. In alcuni video che effettivamente ritaglia e mostra nel suo canale TikTok, Mamel, è visibile la luna ed è ben distinguibile dall'effetto dei plasmoidi. È molto più grande, è molto più luminosa, eccetera, eccetera. Quindi comunque si può osservare bene, e credo che ci siano anche delle riprese in cui si zooma, o meglio si cambia l'inquadratura andando da una parte all'altra e facendo vedere che quella è la luna e che quelli sono oggetti ben diversi in un altro posto rispetto alla stessa. Quindi questo è un fattore importante che dobbiamo tenere in considerazione. Allora, a scanso di equivoci, abbiamo una cosa importante da definire. Abbiamo una linea costiera, che è la linea, diciamo, della spiaggia, quindi delle onde che irrompono nella spiaggia. Allo stesso tempo abbiamo una linea di orizzonte che nella maggior parte dei casi non è visibile, non è nitida, non è netta, perché naturalmente c'è il buio, ma allo stesso tempo la webcam che va a raccogliere la luce, perché comunque ha un intensificatore di luce, una luce nera a LED, di fatto non riesce a cogliere, tranne in alcuni momenti particolari in cui questo, diciamo, è possibile osservarlo, e praticamente siamo davanti ad una situazione in cui ad un certo punto si distingue proprio questa linea marcata da una luce fortissima, che quindi è proprio lontana sull'orizzonte e che illumina quel punto, facendo vedere per un tratto di mare quella linea di orizzonte. E in alcuni video è possibile quindi vedere degli oggetti che potrebbero essere sotto la linea di orizzonte o sulla linea di orizzonte. Quando osserviamo questo tipo di fenomeno, il dubbio che si possa trattare naturalmente di imbarcazioni, che possiamo essere quindi davanti alla barca di passaggio, eccetera, o alla nave, eccetera, ci sta tutto. Ma possiamo anche osservare che molti degli oggetti, soprattutto quelli più stazionari, in effetti sono in aria
È proprio in questi momenti che si può vedere il distacco dalla linea di orizzonte del mare. Il distacco e quindi la quota di questi oggetti è davvero molta, è enorme, cioè parliamo di probabilmente alcuni centinaia di metri. E questo ci porta anche ad escludere le illusioni ottiche che potremmo avere nel caso di barche molto più vicine, ma che magari hanno un albero con delle luci e che quindi possono sembrare in cielo e non avere sufficiente luminosità da irradiare lo stesso scafo della barca e la zona limitrofa. Quindi le luci sono di vario tipo, ben distinguibili, e alcune, a tutti gli effetti, non sono spiegabili se non con il fenomeno degli orbs. Andiamo avanti con altri video, in questo caso naturalmente i video, c'è l'ultimo di quelli di Mamel. Allora, il video è brevissimo, sono ovviamente dei ritagli, però in quegli attimi, se avete avuto la possibilità di guardare attentamente, magari da un monitor più grande, perché ahimè le riprese sono state ritagliate col formato per lo smartphone, in realtà si vedono decine e decine di oggetti luminosi in cielo che si muovono un po' in tutte le direzioni. Andiamo avanti. Allora, cosa abbiamo visto in questo video? Intanto siamo a Phoenix, in Arizona, ed è possibile vedere 3 oggetti luminosi sferici in cielo che sono a tutti gli effetti dei plasmoidi. Ora ho dovuto rimuovere l'audio sempre per il problema delle musiche e il copyright, ma di fatto c'era il commento della persona che stava facendo la ripresa, che paragonava le 3 luci appunto di oggetti sconosciuti in cielo all'oggetto che passava in basso, probabilmente un elicottero, perché se fosse stato un drone le dimensioni erano veramente mastodontiche,
e si potevano notare diverse differenze. Intanto gli oggetti erano sferici, erano luminosi, erano statici, perfettamente immobili, come se niente interferisse col loro volo. Mentre l'elicottero che volava a bassa quota aveva delle luci che permettevano di distinguere il velivolo e in più aveva le luci appunto lampeggianti, eccetera, come normalmente tutti i velivoli hanno. Andiamo avanti. Qui siamo nella costa di Ensenada in Messico e praticamente abbiamo assistito a un fenomeno veramente straordinario con la presenza di un enorme plasmoide che sembrava interagire in qualche modo con lo specchio d'acqua del mare sottostante. Intanto un ringraziamento a Laura per il sostegno al canale. E questo tipo di fenomeno è sempre, grazie anche a Davide per il sostegno al canale, è sempre più frequente, cioè è sempre più facile che si riesce a fare un avvistamento, ma soprattutto vicino alle coste. Sembra che questi oggetti sempre più spesso arrivino dal mare, vadano, tornino quindi in mare e via discorrendo. E rispondo ad una domanda generica perché anche oggi è capitato di ribattere nuovamente su questo tasto, che non è solo quello che abbiamo visto poco fa, del pensare che solo negli Stati Uniti ci sono questi avvistamenti, ma del fatto che in Italia non se ne vedono, che è una fortuna riuscirli a vedere. Allora, no, non è una fortuna riuscire a fare un avvistamento UFO, è il risultato di un'assidua e maggiore attenzione al cielo a cui ci si deve rivolgere con il giusto rispetto, nella speranza di poter osservare, proprio per via dell'attenzione, qualche fenomeno che noi non conosciamo e non possiamo spiegare. Chiamiamola forse un po' anche fortuna, ma ci vuole la giusta soglia di attenzione e la giusta predisposizione per fare gli avvistamenti. Poi è ovvio che il caso fa anche da padrone. Grazie a Franco per il sostegno al canale. Andiamo avanti con i video. Allora, qui siamo a Orlando, in Florida. La cosa strana di questo avvistamento di metà febbraio non è tanto la forma che apparentemente sembra avere, cioè quella di una via di mezzo tra un disco volante e una trottola rovesciata, ma il fatto che muti leggermente la sua forma e che mantenga questa strana massa scura che in certi momenti sembra una nuvola temporalesca super concentrata, super scura, con i contorni netti. Partiamo dal presupposto che non è un fotomontaggio, che quindi non è una CGI, non è una intelligenza artificiale che ha manipolato il video.
Sono sempre più frequenti, oltre agli avvistamenti degli orbs e quelli dei plasmoidi, anche gli avvistamenti di oggetti mutaforme e spesso questi oggetti mutaforme, quando non hanno componenti riflettenti o luminose, sono appunto delle masse molto scure, o grigio scuro o marrone scuro, come quella che ho avvistato a dicembre a Palermo io, o nere o quasi nere, come quella di questo avvistamento. Andiamo ad un altro caso. Allora, in questo video abbiamo visto una scena che è stata ripresa dalla base aerea di San Diego. Non dimentichiamo che a San Diego c'è anche la più grande base, o una delle più grandi basi della Marina statunitense, quindi è una zona ricchissima di diciamo apparati militari, e alcuni di questi ovviamente hanno il divieto di sorvolo, sono particolarmente segreti, non c'è possibilità di sorvolo dei droni perché il volo è inibito, quindi se i droni cercano di oltrepassare la recinzione, cadono a terra immediatamente appena la superano perché vengono irradiati e colpiti, quindi è come se una persona che viene stordita immediatamente e cade per terra, in buona sostanza. Tra l'altro, se andate a spulciare tra gli shorts del canale, ce n'è uno che parla di un'entrata secondaria dell'area 51, e dove ci sono appunto delle recinzioni, eccetera, e viene fatto un test, c'è una prova appunto a far passare il drone attraverso questa ringhiera, non c'è assolutamente nulla che si vede nei dintorni, eppure proprio appena passa la ringhiera il drone cade per terra rovinosamente, cioè come se avesse perso il controllo, i comandi, l'energia, eccetera. Naturalmente, quindi, siamo davanti ad un oggetto sigariforme, fusiforme, allungato, che non ha niente a che vedere con i classici blimp, cioè con i classici dirigibili per uso commerciale. Ce ne sono molti negli Stati Uniti, qua in Europa non siamo tanto abituati a vederli, negli Stati Uniti ce ne sono della Goodyear, della Google, ce ne sono della Pirelli, che ovviamente là va a usare il dirigibile, e via discorrendo, ma nulla è simile a quello che abbiamo visto in questo video. E infatti in quei giorni si parla di numerosi avvistamenti UFO e di sorvoli di oggetti sconosciuti proprio delle basi militari. Andiamo quindi a vedere un altro video che riguarda un oggetto sigariforme ripreso nella notte nel cielo stellato, e praticamente, vabbè, qua ci fa vedere tutta la parte intorno per farci vedere che insomma la ripresa è reale, che in mezzo a tante stelle ci sono oggetti che si muovono e che sembrano in qualche modo interagire con questo principale. Di questi video ce ne sono veramente tanti in circolazione, qua ci sono altri avvistamenti strani.
Quello che abbiamo visto, al di là ora della prima parte, il secondo pezzo di video riguarda una ripresa fatta da un pilota che ci mostra anche il tracciato radar. La terza ripresa mostra un oggetto strano, insolito, potremmo dire una via di mezzo tra un cilindro e un oggetto jellyfish, almeno nella parte superiore sembra più arrotondato, più rigonfio. E vi dico che è lo stesso oggetto che ho ripreso io a Palermo a dicembre, con l'unica differenza che mentre questo è di colore quasi nero, quello che ho ripreso io era di un marrone ruggine. Ma appena avrò la possibilità ve lo mostrerò, perché ovviamente lo short in cui l'ho caricato ha i laterali tagliati, quindi quando l'oggetto si sposta improvvisamente va fuori dall'inquadratura, quindi poi vi farò vedere il video completo e diciamo ben fatto. Nell'ultima parte c'è un video che per me è straordinario, cioè si vede un oggetto luminoso che scende verticalmente dietro il palazzo e parte verso la nostra destra ad una velocità strabiliante e ci viene fatto vedere con diversi rallenti. In questo video che abbiamo appena visto erano ben distinguibili gli oggetti fissi, appunto dei plasmoidi, da l'oggetto che si trovava all'estrema destra, proprio quasi alla fine della ripresa, dove era possibile vedere due luci lampeggianti rosse che indicavano la sagoma di un enorme drone. Allora, questo video che abbiamo appena visto per me è stupendo, perché c'è un affollamento di plasmoidi nei cieli di Denver che è qualcosa di eccezionale. Naturalmente è un video dei giorni scorsi. Quello che mi interessa sottolineare in questo momento con questo video ultimo che vi ho fatto vedere, ce ne saranno comunque ora altri, è che, al contrario di quello che si può pensare con il fatto che la maggior parte di questi oggetti arriva dal mare e che le aree più diciamo colpite da questo fenomeno, così potremmo dire, sono la costa occidentale, in particolar modo la zona di Los Angeles e la zona di San Diego, e la costa orientale, in particolar modo New York City e lo stato del New Jersey. Ma abbiamo anche visto nel tempo che tanti altri stati interni negli Stati Uniti sono oggetto di questi avvistamenti, anche a volte di diversi oggetti, non un unico avvistamento. Quindi abbiamo visto decine e decine sparpagliati per tutta Denver, e mi interessa sottolineare due particolari. Il primo, che Denver è sede del famoso aeroporto, tanto oggetto di discussione per via degli affreschi, dei riferimenti al nuovo ordine mondiale, gli illuminati, eccetera, eccetera, che a volte sono palesati davanti agli occhi delle persone che in qualche modo stanno diciamo lì per i voli, per i viaggi, eccetera. La seconda cosa è che ci troviamo proprio nel centro degli Stati Uniti, tra l'altro in una zona assolutamente montana, o comunque a ridosso delle montagne più alte del Nord America. Quindi, come possiamo capire, dedurre,
questi avvistamenti non sono concentrati solo in alcune aree, così come ci viene detto, ma hanno delle altissime concentrazioni, seppur magari più sporadiche o inferiori per numero rispetto a quelle del New Jersey, anche in tutti i paesi del centro degli Stati Uniti e del Canada e del Messico e di tutto il Sud America, e non solo, ma anche dell'Europa, dell'Italia e via discorrendo. Quando io sento dire ma questi fenomeni in Italia, ci sono avvistamenti in Italia decine al giorno da quando c'è questa questione, il problema è avere il tempo, le segnalazioni, la possibilità di vagliare tutto questo materiale, di documentarlo, di verificarlo, di analizzarlo e di portarlo all'attenzione in un momento in cui ci sono già tantissime informazioni, tantissime notizie che circolano, e quindi diventa naturalmente ancora più complesso riuscire a farlo. Andiamo avanti. Allora, questo avvistamento di Taxco in Messico, che risale a 3 anni fa, a 3 febbraio 3 febbraio precedenti, mi interessava mostrarvelo perché di questi avvistamenti così ravvicinati e diurni, soprattutto in Sud America, ma anche nel Nord America e non solo, avvengono quotidianamente. Ora, io non sono riuscito a trovare dei video di questi giorni, ho beccato questo e mi interessava per far capire che quando osserviamo qualcosa del genere non possiamo neanche minimamente pensare di osservare un drone, perché è chiara la natura dell'oggetto, cioè si tratta di un oggetto la cui sfericità è composta esclusivamente da luce ed energia. Ma questo è il lunghetto. Quindi cosa abbiamo visto? Abbiamo visto degli oggetti che appaiono dal nulla, formando dei gruppi nell'aria, che quando si accendono rimangono fissi, poi a un certo punto decidono di muoversi e nel momento in cui si muovono lasciano una piccolissima scia di energia. A volte continuano questo movimento, altre volte si rifermano nuovamente nell'aria, cessando di avere naturalmente una scia, e in alcuni casi addirittura rispariscono. Ora, giusto per zittire eventuali scettici che possono far riferimento alla quella sorta di giochi d'artificio che vengono utilizzati a volte, in cui c'è proprio un drone che li pilota. Per prima cosa non appaiono dal nulla,
E in secondo luogo non spariscono nel nulla, ma i droni rimangono visibili sia prima del momento che si accende il gioco d'artificio, sia nel momento in cui si spegne, anzi a maggior ragione. Inoltre vedremmo sempre e costantemente quella sorta di fiamma, un po' simile, diciamo, allo scintillio delle bacchettine che si usano per Capodanno, per intenderci, seppur a distanza comunque sarebbe abbastanza visibile. Quindi possiamo escludere queste ipotesi. Qualsiasi cosa siano, spuntano dal nulla, si accendono, rilasciano una scia brevissima per poi rifermarsi e ricominciare questa sorta di balletto nell'aria come e quando vogliono per tutto il tempo che vogliono. Qui abbiamo un'altra ripresa del New Jersey dove è possibile vedere diversi tipi di oggetti, che c'è un via vai incredibile, magari concentrato in certe fasce orarie, poi va diminuendo man mano, diciamo, sale il sole, quindi man mano comincia l'alba. Vedete per esempio come i droni lampeggiano, che siano a pelo d'acqua o in cielo, mentre ci sono altri oggetti che non sono per niente aerei, che in realtà appunto sono probabilmente dei plasmoidi. Qui per esempio è riscontrabile come questa con le due luci che lampeggiano è una nave, proprio sulla linea di orizzonte. Probabilmente anche queste sono dei motoscafi o qualcosa del genere, magari con una luce molto potente. Ogni tanto mi scordo della musica e parlo sul video. Non ha dato fastidio? Ah, meno male. Allora, andiamo a vedere un altro video. Allora, questo video ve l'ho già mostrato in realtà una ventina di live fa, ma ve lo volevo mostrare nuovamente perché secondo me è un video straordinario e per certi versi ci fa capire una cosa molto importante. La natura sicuramente non terrestre dei plasmoidi, quelli veri, la cui manifestazione energetica è chiaramente intelligente, e in questo video che abbiamo appena visto è incredibile. In realtà non è l'unico video che fa questo tipo di ripresa, ce ne sono altri due in circolazione, però questo proprio è straordinario e unico.
Questo video che abbiamo appena visto, che è assolutamente autentico, è arrivato in televisione, è stato analizzato da una marea di ricercatori, di ufologi statunitensi, eccetera, è incredibile perché ci mostra un oggetto, ora non dico un plasmoide o meno, un oggetto, perché per me non è un plasmoide, un oggetto che si smaterializza scomparendo letteralmente a intermittenza e riapparendo. Infatti, se lo abbiamo guardato attentamente, l'oggetto non perde solo la luminosità, ma svanisce, cioè si vede la nuvola dove c'era l'oggetto. Questo è un video straordinario che ci dimostra una capacità tecnologica, secondo me mostrata di proposito in questa occasione, fattasi riprendere, tra l'altro, volontariamente, e che ha fatto il giro del mondo. Allora, questa live in linea di massima va in onda sempre alle 18:30, tranne, come ho detto all'inizio, nei casi in cui magari c'è un ospite o un'esigenza personale mia, come è successo la settimana scorsa, che ero in ospedale e quindi non ero fisicamente disponibile per fare la live, e allora la faccio la sera, ma normalmente andrà alle 18:30. Vado avanti con il prossimo video. Allora, qui siamo a Robertstown in Australia, dove tra l'altro questo tipo di avvistamento è già avvenuto per 2 o 3 giorni di fila. Ci sono diversi video in realtà quasi sovrapponibili. Io vi ho mostrato questo perché ci sono due cose molto interessanti. Innanzitutto sembra di vedere un oggetto simile a quello del video precedente che spariva del tutto, con la differenza che qui abbiamo delle luci colorate non bianche, ma il comportamento è simile, solo che anziché sparire è come se apparissero delle altre luci. Un tipo di avvistamento che abbiamo già visto proprio nei giorni scorsi in Cina, in Giappone, negli Stati Uniti e in Sud America, ovviamente con modalità differenti. E per esempio in Cina quello che abbiamo visto era quasi esclusivamente di colore giallo-arancio, mentre negli Stati Uniti è stato simile a questo con diverse colorazioni. Sembra come le possibilità sono due: se ci fossero degli oggetti che si sganciano da quello principale facendo degli effetti luminosi, o più verosimilmente potremmo essere davanti ad un oggetto letteralmente invisibile, di cui sono visibili solo le luci che accendono e spengono, per ragioni che ovviamente noi possiamo solo ipotizzare, qualora ci volessimo cimentare in una spiegazione, ma che nella maggior parte dei casi in realtà per noi risultano appunto inspiegabili. Andiamo al prossimo video. Anche questo fenomeno, che ora abbiamo visto essere in Texas, si è svolto qualche giorno prima dell'altro fenomeno in Cina. La differenza è che mentre qui le luci erano 5, è come diciamo se avessimo avuto un triangolo collegato ad un quadrato, per intenderci,
In Cina invece le luci erano 6 perfettamente allineate, 3 e 3. Quindi questa era la differenza, ma la tipologia di avvistamento e di luci è praticamente lo stesso. Vabbè, questo avvistamento dura parecchio, è il classico avvistamento di plasmoidi, ce ne sono 3 in cielo, 2 sono più nitidamente distinguibili, su cui tiene l'inquadratura, sono bianche, uno lo inquadra per un attimo in basso a destra e sembra essere un oggetto di colore rosso. Andiamo al prossimo video, lì poi diventano 3 gli oggetti in cielo. Qua siamo nuovamente in Australia, c'è uno stormo di questi che possiamo definire delle sfere bianche, degli orbs, che volano un po' come volerebbe uno stormo di cacciamilitari, né più né meno. Qui abbiamo un evento che, se non ricordo male, abbiamo mostrato anche in qualche live precedente, che ha letteralmente paralizzato il traffico in questa strada, è durato pochissimo, ma giustamente le persone erano spaventate. Questo è il video che abbiamo visto nella scorsa live insieme a Salvo e Massimo. Ve lo rifaccio vedere, seppur per qualche istante, perché comunque è un avvistamento interessante di un oggetto praticamente grande quanto un aereo di linea. E abbiamo un momento in cui si dovrebbe vedere anche da vicino. Direi che questo è pure molto interessante. Qui abbiamo un oggetto sferico che si muove zizzagando all'inseguimento di uno stormo di caccia che sta scortando un bombardiere, praticamente, a Tallinn, in Estonia. Anche questo è fresco fresco perché è dell'altro ieri. Questo è interessantissimo, purtroppo è sgranato, ma prestate attenzione perché ovviamente il cerchio è stato aggiunto, indica gli oggetti, ma se ci fate attentamente caso, gli oggetti spuntano tutti dallo stesso punto preciso, dove a un certo punto si vede questa sorta di cerchio bianco che si forma tra le nubi, da cui escono altri oggetti, come se fosse stato colto l'attimo in cui si formava un portale. Allora, questo presumibilmente dovrebbe essere un drone, però a detta di chi lo ha ripreso,
l'oggetto non si comportava come un drone, eccetera. Quindi ve lo faccio vedere giusto per correttezza. Qua siamo in West Virginia. Molti di questi avvistamenti che avete visto sono del 24 febbraio, quindi sono attualmente in corso. Vediamo che qui si comportano come nell'altro video, come se fossero uno sciame di luci. Questo è un avvistamento molto interessante in Pennsylvania. Questo è un avvistamento credo di novembre o addirittura ottobre dell'anno scorso. E qui possiamo vedere un velivolo assolutamente anomalo. L'attenzione a un certo punto va all'oggetto sferico, che è chiaramente una sfera luminosa, potremmo anche dire che è un plasmoide, ma non ne possiamo essere sicuri. Ma direi che a me l'oggetto che interessa di più in realtà è proprio questo, che sembra un'ala unica con una parte davanti che poi ad un certo punto non è più visibile, perché probabilmente siamo davanti o ad un altro UFO oppure a un oggetto ottenuto da retroingegneria, e magari la sfera era proprio lì e gli passa vicino proprio per studiarlo e verificarlo. L'ultimo video da mostrarvi, anche in questo caso una sfera particolare che sembra avere un alone negativo, un alone nero davanti, poi ad un certo punto, tutto intorno volevo dire, ad un certo punto cambia come cambiasse frequenza e diciamo l'oggetto prende a diventare proprio sferico e luminoso. Qui sembra più, diciamo, una ciambella scura con una parte bianca al centro. Vedete che adesso diventa più sferico, si sta schiarendo e adesso sembra a tutti gli effetti una sfera con una parte più luminosa e una parte più scura, quindi un oggetto apparentemente metallico. E con questo abbiamo chiuso con i video. Allora, vedo che c'è qualche domanda, do lo stop alle domande perché già siamo a, diciamo, 24 minuti alle 20 e quindi all'ora che dobbiamo staccare rispondo alle 3 domande che ci sono presenti. Una di Paola: nessuno ci dice cosa vogliono gli alieni. Perché? Perché, Paola? Allora, innanzitutto dobbiamo capire che gli ufologi, i ricercatori, tutte le persone che in qualche modo si interessano dell'argomento non hanno accesso a questo tipo di informazione, anche se ci arriviamo a capire determinate cose, non le possiamo divulgare perché sono mere speculazioni che verrebbero criticate immediatamente. Se qualche governo è in condizioni di avere una risposta sicura o parziale a questa domanda, sicuramente non lo fanno e ci tengono all'oscuro per i motivi che hanno spinto alla classificazione totale di tutto quello che è il fenomeno UFO, alieno, della retroingegneria, del recupero dei corpi, della vita nell'universo, eccetera, e quindi non avrebbero comunque alcuna intenzione a venircelo a dire a noi miseri mortali, curiosi, assetati di conoscenza. Quello che posso dire è che le intenzioni sono le più svariate e studiando sicuramente il comportamento degli UFO in toto, studiando il comportamento delle presunte entità durante gli atterraggi degli UFO,
studiando il loro comportamento e le interazioni con gli esseri umani, con gli animali e naturalmente studiando il fenomeno delle abduction e tutti i fenomeni correlati come le mutilazioni umane, le mutilazioni animali, la questione dell'adrenocromo, la sparizione delle persone, argomento che affronteremo tra l'altro in live domani. Vi ricordo di sera non ci sarà la live pomeridiana del giovedì, ma sarà di sera perché ho dovuto anticipare quella del venerdì con Umberto Pisani per un problema suo, quindi la faremo di giovedì e venerdì farò di sera comunque la live io da solo, proprio all'insegna della tipologia degli UFO. Cercheremo in qualche modo anche di parlare quindi un po' tecnicamente di questo fatto. E naturalmente le intenzioni sono le più svariate, spaziano dallo studio dell'ambiente, del pianeta, della materia del pianeta, quindi della biosfera, ma anche della struttura, quindi fisica, chimica, che ne so, delle rocce, di tutte le forme di vita, dell'acqua e via discorrendo, e fino ad arrivare alle interazioni pacifiche, tra virgolette, quasi simpatiche, quasi allegre, come abbiamo visto nella seconda parte della live di ieri, dove addirittura in alcuni casi giocherellano anche con le persone che vorrebbero portare sulla loro astronave, fino a sfociare però in casi all'opposto ed estremi, come quelli di vere e proprie torture in ambito delle abduction, di traumi gravissimi, di ustioni, di utilizzo di impianti, eccetera, che anche in questo caso possono avere tante sfaccettature, possono indicare diverse possibilità di interesse, di ricerca, di monitoraggio, di comprensione, eccetera, fino ad arrivare anche a fenomeni come quello delle mutilazioni metodiche che affronteremo in live il prossimo metà di marzo. E a tal proposito ricordo a tutti che dall'1 al 10 di marzo non ci saranno live, ma ci saranno video che andranno, diciamo, in alcuni giorni in premiere. Allora, domanda di Alessandro: ma questi plasmoidi potrebbero essere sonde metalliche che diventano luminose perché l'energia che li fa volare? Alessandro, questa cosa l'ho spiegata penso tra le 15 e le 30 volte durante le live sulla tematica droni del New Jersey, plasmoidi, questo e quell'altro. Lo ripeto nuovamente. Secondo la mia ipotesi, almeno il 50% dei plasmoidi che volano sono in qualche modo oggetti fisici, probabilmente metallici, pilotati da un'intelligenza artificiale, che sviluppano intorno a sé una energia che possiamo definire plasma, che viene trattenuta tramite un potente campo magnetico, elettromagnetico, che fa da scudo e, perché no, potrebbe anche essere l'energia stessa di cui si alimenta. Sarebbe un circuito chiuso fantastico. Immaginate un oggetto che produce un'energia che sfrutta come energia a sua volta per fare i suoi cavoli, dal movimento fino a tutto il resto delle cose, che va contenuta e legata all'oggetto con un campo elettromagnetico che è prodotto dalla stessa energia, e questa energia avrebbe, oltre che dare a sua volta energia, permettere la produzione del campo elettromagnetico, il movimento, eccetera, addirittura la capacità di schermare e proteggere l'oggetto che ci sta dentro. Cioè un circolo di cose che sfruttano e si producono l'una con l'altra,
appunto in un cerchio chiuso. Ultima domanda di Vito. Chiedo del perché si stanno facendo vedere così spesso dall'uomo e come mai avevano detto che si sarebbero fatti vedere più spesso, come sapevano. Allora, a me non risulta che qualcuno dall'alto avrebbe mai interpellato gli esseri umani dicendo che si sarebbero fatti vedere più spesso. Detto questo, come ben sapete, io non credo molto al contattismo, un fenomeno che si è autosmentito centinaia di volte con centinaia di contattisti, se non per il loro aspetto iniziale, che spesso è proprio legato alle abduction, e le affermazioni sconvolgenti sul futuro che molti contattisti hanno portato, in realtà non si sono mai avverate. Al contrario, quella della possibilità di un aumento del fenomeno ufologico e delle sue manifestazioni a livello globale è una cosa che abbiamo sempre detto noi ufologi, con dati alla mano e con statistiche alla mano e con l'osservazione che viene fatta periodicamente. Io stesso sono da almeno 3 o 4 anni che lo dico, che abbiamo avuto un aumento esponenziale, che in futuro ci sarebbe stato un aumento ancora più esponenziale. E circa un anno fa dissi in più occasioni, prima di iniziare con le live, che se non ricordo male ho iniziato ad aprile dell'anno scorso, che non era improbabile che saremmo arrivati ad un punto in cui gli avvistamenti UFO sarebbero stati talmente tanti che sarebbero diventati per forza maggiore argomento di discussione a livello globale. Esattamente quello che è successo, ma non perché si vogliono far vedere, perché sono più, se ne manifestano di più per i fatti loro, e man mano questo avviene e si suscita l'interesse, c'è sempre più gente che osserva il cielo, scusate, e che assiste a questi fenomeni. Anche qui è un circolo vizioso: più assisti ai fenomeni, più guardi il cielo perché ti viene curiosità, più guardi il cielo perché ti viene curiosità, più osservi questi fenomeni, più hai voglia di parlarne con qualcuno, più diffondi le informazioni. Più diffondi le informazioni in modo coerente, magari mostrando anche dei video che hai fatto, più la gente comincia a porsi le domande, più gente si pone le domande davanti alle evidenze, più gente guarda il cielo. Più gente guarda il cielo, più persone osservano i fenomeni. Più persone osservano i fenomeni in epoca dei cellulari, più fanno i video. Più video circolano, più il fenomeno si ingrandisce, è esponenziale. Era normale che sarebbe successo questo, non ci voleva né un alieno, né un genio contattato, né un TikToker imbecille matricolato che non capisce niente ma pubblica solo per i like e lo fa diventare virale a livello globale. Bastava fermarsi a fare due conti, cioè esponenzialmente a macchia, più si espande una cosa, più diventa visibile per tutti, più diventerà un fenomeno globale. È ovvio che c'è qualcosa dietro, cioè che c'è stato un momento, un qualcosa che ha scatenato un aumento che è stato praticamente di circa 300% in più, praticamente da un mese all'altro, da ottobre, diciamo da fine ottobre a fine novembre. Questo è stato il momento, il 300%. Quindi un fattore è quello che ho detto e vi ho spiegato io. Il secondo fattore è che c'è stato un innesco che noi non conosciamo, ma che probabilmente è legato a un fattore
di importanza globale, che potrebbe essere il rischio di guerra nucleare, che potrebbe essere il cambio di direzione della politica mondiale, che non sembra seguire più il deep state, Davos, eccetera. Non voglio comunque entrare in merito a queste discussioni. E allo stesso tempo siamo davanti a, diciamo, tutta una serie di anomalie geomagnetiche provenienti dallo spazio, probabilmente anche di tipo tecnologico, probabilmente legate anche alla questione della disclosure. Magari ci sono delle pressioni che stanno avvenendo a livelli che noi neanche immaginiamo, in cui ci sono praticamente delle razze che si manifestano più spesso, proprio perché adesso è il momento in cui deve avvenire qualcosa e stanno mettendo le giuste pressioni che magari noi vediamo soltanto attraverso l'avvistamento UFO, ma magari ce ne sono altri tipi che stanno spingendo affinché si parli di vita extraterrestre, e infatti su più fronti se ne parla: esopianeti, vivibilità, forme di vita extraterrestri in altri mondi, comunicazioni radio intercettate, suoni provenienti dallo spazio che sarebbero artificiali. Tutte queste cose non le vedete separatamente, si vanno ad aggiungere al fatto della disclosure, all'ammissione del fenomeno UFO, al fatto che il fenomeno UFO per gran parte non è spiegabile, eccetera. Sono tutte cose che vanno nella stessa direzione: far capire all'umanità che non siamo soli, farli abituare a un futuro contatto. Voi sapete che io non credo nel contatto in sé, quindi quando dico futuro contatto intendo venire a conoscenza del fatto che questo è già avvenuto, e in realtà, anche se non c'è una manifestazione palese per la civiltà umana, a certi livelli c'è già stato e ce la dobbiamo tenere così. Cioè non ci verrà detto chissà che cosa, non ci verrà esposto chissà che cosa, a meno che, cosa che ritengo molto improbabile, non avremo delle delegazioni, ma qui ovviamente stiamo andando in campi minati fantascientifici, che arriveranno, non lo escludo, per me è una possibilità, ma sicuramente in questo momento abbastanza remota. E niente, siamo quasi a ora di cena. Io vi ringrazio per essere stati qui con me. Un grazie particolar modo naturalmente a Franco, naturalmente a Davide, ma soprattutto a Bruno, che oggi ha dovuto avere particolare pazienza per gestire la musichetta mentre mandavo i video. Non abbiamo avuto il tempo di organizzarci prima, poiché diciamo che appunto dovevo risolvere qualche inconveniente e ho iniziato in ritardo di un paio di minuti per questo motivo. Grazie a tutti, un abbraccio, buona cena, ci vediamo domani con la live serale insieme a Umberto Visani. Ciao!